Oggi siamo qui col T-Bone MB20. Come suona questo microfono? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui col T-Bone MB20, il microfono che stai sentendo in questo momento. Questo microfono sta entrando pulito dentro il Tascam Mixcast 4 e ti dico anche che il gain è a 35. Se hai visto anche il video del T-Bone BC500, microfono che io adoro, lì il gain era 42. Ok, questo qui è 35, quindi vuol dire che di suo ha una spinta maggiore, quindi qualsiasi scheda audio riesce a pilotarlo senza problemi. Questo microfono costa 91 euro, quindi decidi tu se è un prezzo buono, alto, basso, insomma decidilo tu. Questo microfono è un microfono dinamico, quindi non necessita della 48 volt ed ha un pattern polare ipercardioide, che significa che è ancora più focalizzato sulla voce rispetto al pattern polare cardioide, ma mentre sui lati non riprende quasi nulla, dietro riprende un po' di suono. Quindi che cosa vuol dire? Che anche questa posizione qui che sto avendo io in questo momento, cioè il microfono posizionato con il retro verso la scrivania, in teoria non dovrebbe essere la posizione migliore in un ambiente non acusticamente trattato, perché quando la voce viene fuori dalla bocca e colpisce la scrivania, ritorna anche indietro, mentre il pattern polare cardioide non è sensibile nella parte posteriore, quindi non riprende nulla. Questo qui ipercardioide, così come anche il supercardioide, sì. Ok? Però ho voluto comunque fare il video in questa posizione perché probabilmente la tua stanza o insomma il posto dove registri non è acusticamente trattato. Cos'altro dire? La costruzione di questo microfono è pazzesca perché è un microfono che pesa 700 grammi, quindi è bello pesante, è veramente fatto bene. E dalla confezione, non so se hai visto il video di unboxing che ho fatto con tutti i prodotti che i ragazzi T-Bone mi hanno mandato, grazie mille ragazzi, ma questa è la scatola del T-Bone MB20 e dalla confezione, oltre alla spugna, il ragno, il microfono che ti faccio vedere tra pochissimo, esce anche questa pochette in similpelle che comunque serve a contenere, poi ci sono le istruzioni, bla bla bla, serve a contenere, ok, il microfono. Quindi ti ho detto che in questo momento non sto applicando nessun effetto. Probabilmente quando li applicherò vedrai in sovraimpressione a destra o a sinistra da qualche parte, insomma, la scritta che sto applicando dei plugin. Ok? Benissimo. Questo microfono nella parte posteriore ha due switch. Uno è un low cut in grado di tagliare tutte quelle frequenze bassissime dove non c'è la voce ma ci possono essere rumori. L'altro switch è un enfatizzatore di frequenze medie. In questo momento lo stai sentendo in flat e continuerò a fartelo sentire sempre flat perché? Perché nella mia stanza non c'è bisogno di applicare il filtro low cut e soprattutto, essendo questo un microfono piuttosto medioso, applicare un'enfatizzazione delle medie mi sembra veramente superfluo sulla mia voce. Ok? Perché ognuno ha la propria voce, la propria stanza, la propria acustica, il proprio trattamento, la propria tecnica microfonica, quindi sul mio caso specifico quel filtro non mi piace, quindi te lo faccio sentire pulito. Ok? Benissimo. Come ti dicevo, quindi il microfono è costruito benissimo, questi due switch, è un microfono XLR, lo sappiamo, in questo momento lo stai sentendo con la spugna. Adesso vado a togliere la spugna. Ok, la spugna è una spugna veramente ben fatta, molto spessa, si vede che è una bella spugna. Io ne ho provate tante, alcune sono veramente sottilissime che ci guardi dentro, vedi attraverso. Questa qui è una spugna fatta veramente molto bene. Questo qui è il suono del microfono senza la spugna. È sicuramente un po' più chiaro. Ok? Ora rimetto la spugna così poi senti la differenza. Però questa spugna è ben fatta, quindi se vuoi scurire un pochino questo microfono o comunque proteggerlo dalla saliva che viene fuori dalla bocca o comunque essere più sicuro che magari una quantità minore di P e di B, le famose plosive maledette, passino attraverso il microfono, ecco, la spugna sicuramente ti serve. Da questo microfono viene fuori questo ragno un po' particolare che è molto simile ma in realtà tutto il microfono è simile all'Electro Voice RE20 come estetica. Come suono dal mio punto di vista io lo vedo un po' diverso rispetto all'RE20, ma forse un po' più simile all'RE320. L'RE20 costa un botto, costa intorno ai 600 euro, 5,50, qualcosa del genere. L'RE320 costa sicuramente meno, adesso non ricordo, forse 2,50, una cosa del genere. Quindi, sebbene l'estetica ricordi quel tipo di microfono lì dell'Electro Voice, quindi un microfono che è stato ed è in molte radio uno standard, in molti programmi radiofonici effettivamente è così,
Ecco, questo si ispira totalmente. Il ragno di questo microfono, che prende spunto da quei ragni lì, a me non piace neanche un po', perché ha queste 3 vitine che servono ad abitare il microfono, quindi inserisci il microfono al centro, lo devi mantenere perché non c'è nessun meccanismo elastico, avviti queste 3 vitine che hanno delle, delle superfici in plastica che aderiscono al microfono e lo stringi. E quindi devi fare attenzione a stringerlo in modo tale che sia esattamente al centro. Questo meccanismo a me non piace neanche un po'. Ok? Sicuramente ci sono altri tipi di ragno per questo microfono. Sinceramente non mi va di prenderne altri perché questo microfono, ti dico la verità, non mi fa impazzire, perché è un microfono piuttosto medioso. Rimetto la spugna. Ok, dalla fatica che ho fatto per rimettere la spugna, hai capito che questa spugna aderisce perfettamente, quindi è veramente un guanto. Allora, ti dicevo, questo microfono non mi fa impazzire perché sulla mia voce suona un po' troppo medioso, ok? Sicuramente molto meno che con l'enfatizzazione delle medie. Infatti ti dico una cosa, tanto siamo tra pochi intimi, non lo dire a nessuno però. Ho registrato questo video una volta, sono andato a montarlo e ho pensato, ma è troppo mediosa, mamma mia, cioè proprio esagerato. E quindi che cosa ho fatto? Sono andato a vedere il microfono e avevo fatto tutto il video con l'enfatizzazione dei medi attivi. E quindi ho dovuto rifarlo. Quindi questa è la seconda volta che faccio il video. Era pronto, avevo anche il B-roll, avevo tutto, lo stavo montando. Ok, chiusa parentesi, ma che rimanga tra noi e non dirlo a nessuno. Allora, ti dicevo che questo microfono quindi non mi fa impazzire perché è un po' medioso. Se hai visto il video, e se non l'hai fatto, vallo a vedere, di un altro microfono che costa sempre 91 euro. Non so perché Thomann vende questi microfoni a 91, non 90, non 95, ma 91 euro. Quasi ti dispiace spendere quell'euro. Vabbè, il microfono in questione era il BC500, che è un microfono molto scuro, molto simile all'SM7B, e quel microfono lì mi piace veramente tantissimo, ma proprio tantissimo. Questo qui non è male perché forse rispetto a quello, essendo leggermente più spinto sulle medie, rende la voce un po' più intellegibile. Ovviamente dipende dalla tua voce. Se hai una voce molto scura, probabilmente questo microfono suona veramente molto bene. Ok? Se hai già una voce molto squillante, forse questo microfono non è il massimo. Però purtroppo i microfoni sono un po' come i profumi, no? Andrebbero provati perché sulla carta bellissimi, fantastici, incredibili, quando te li metti addosso, nel caso dei profumi, o li utilizzi per registrare, ti rendi conto che se la tua voce proprio non vanno. Certo, nel caso dei microfoni possiamo correggerli con un'equalizzazione, una compressione, tutto quello che vuoi, però poi dobbiamo faticare sempre un po' in più. Quindi avere un microfono che già in partenza ci piace abbastanza ci permette di avere una post-produzione molto più semplice. Almeno questo è il mio punto di vista. Ok, credo di averti raccontato più o meno tutto quello che volevo dirti su questo microfono, ma ovviamente se hai dubbi, domande, curiosità, fammelo sapere commentando questo video. Per te questo microfono è troppo medioso? Tu che hai visto i miei video, quindi conosci la mia voce sui vari microfoni, come ti sembra questo? Ti sembra troppo spinto sulle medie o forse sono io che sono fissato con i microfoni scuri e quindi questo invece è molto più intellegibile degli altri? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, soprattutto se ce l'hai, se ti piace, se... boh, non lo so, qualsiasi domanda. Ovviamente se ti iscrivi al canale e attivi la campanellina vedrai anche i prossimi video nei quali proverò a comparare questo microfono con altri microfoni dinamici più o meno la stessa fascia di prezzo, in modo che avrai un'idea di cosa puoi comprare con quel budget. Tutto sommato è veramente un bel microfono, 90 euro, una fascia di prezzo abbastanza inflazionata, nel senso ci sono tantissimi microfoni in quella fascia di prezzo, e questo però per la costruzione, per la dotazione che ti dà, secondo me non è proprio malissimo. Ripeto, se io dovessi comprarlo non lo comprerei perché preferisco microfoni scuri. Ma questo non vuol dire che in assoluto è un pessimo microfono, anzi, per quello che stai sentendo, secondo me ti stai rendendo conto da solo che tutto sommato è un microfono definito, un microfono pulito, un microfono chiaro. Spero che queste caratteristiche ti piacciono. Va bene, sono andato lungo come al solito, ma nel frattempo tu hai ascoltato, quindi hai già, lo sai perché hai messo le cuffie migliori che hai ascoltato il mio audio, facendo attenzione quando switcho tra la parte senza effetti e con effetti, e quindi ti sei fatto la tua idea. E io sono contento così. Grazie mille e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!